Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come vi abbiamo anticipato nella puntata precedente, siamo ancora qui a Koh Kood per mostrarvi altri luoghi fantastici che contraddistinguono quest'isola e raccontarvi cosa è cambiato in questi anni. Ma iniziamo da qui. Ok ragazzi, ne approfittiamo della nostra pausa caffè per spiegarvi bene come raggiungere l'isola, visto che nel video precedente non l'abbiamo detto e che molti di voi sono interessati a raggiungere questo posto. Sì, infatti ci avete scritto un sacco di messaggi appunto chiedendoci come raggiungere Koh Kood. Ovviamente ci sono tanti modi per raggiungere l'isola, noi vi spieghiamo quei 3 modi che abbiamo utilizzato nel corso degli anni e quindi che sono, diciamo, approvati da noi. Esatto. Il primo che abbiamo utilizzato è stato nel 2020 perché eravamo in vacanza e volevamo risparmiare tempo. Però è stato quello più costoso, che è stato prendere, siccome volavamo da Chiang Mai a Bangkok, abbiamo deciso poi da Bangkok di prendere un taxi privato, un transfer che avevamo già prenotato in anticipo, che dall'aeroporto di Bangkok ci ha portato a Trat. Questo la sera. Così il mattino dopo poi abbiamo preso il nostro ferry che ci ha portato sull'isola di Koh Kood. Questo transfer ai tempi l'avevamo pagato circa 95-100 euro, più circa 500 baht a persona il ferry per arrivare sull'isola. Considerate che adesso leggermente i prezzi sono anche aumentati anche per il ferry. Infatti le altre opzioni che noi abbiamo provato e conosciamo sono: potete o recarvi a Eka Mai Station, che è stata l'ultima opzione che abbiamo provato noi, Sì. che con 279 baht prendete il pullman che vi porta da Eka Mai Station a Bangkok a Trat. Noi l'abbiamo preso alle 9:30 di mattino e abbiamo poi deciso di pernottare a Trat e cogliere appunto questa opportunità per visitare un po' questa cittadina graziosa, e il mattino dopo abbiamo preso il ferry con Koh Kood Express e a dire il vero una speedboat al costo di 600 baht a persona. L'altra opzione invece è contattare Bonsiri, trovate anche il sito online, quindi potete prenotare tutto online, che da Khao San Road vi porta a Koh Kood direttamente al vostro hotel per un costo di 1200 baht a persona. Sì, allora tutto questo giro di mezzi e spostamenti è fatto perché l'ultimo traghetto per Koh Kood parte alle 14:30. Esatto. E quindi capite che comunque da Bangkok, ora che si arriva a Trat, ora che si va al pontile, ora che si prende il ferry, insomma è impegnativo come viaggio. Se decidete di soggiornare a Trat, l'homestay che vi ospita, perché ce ne sono anche di carini, noi abbiamo Sì. dormito anche lungo il fiume, molto bello, vi comunque organizza il transfer e da lì partono comunque più ferry, più compagnie, diciamo, che raggiungono l'isola, e comunque avete più orari perché comunque partendo dal mattino presto fino alle Esatto. 2:30. Tenete però in considerazione che l'alta stagione da novembre ad aprile offre più orari e più compagnie che appunto offrono il servizio di ferry tra Trat e Koh Kood. Se decidete di viaggiare durante la bassa stagione avete un po' meno scelta, sia per le compagnie perché alcune sospendono il servizio e sia anche appunto per gli orari che sono ridotti, quindi ci sono, diciamo, meno corse durante il giorno. Ecco, speriamo di esservi stati un po' d'aiuto, di avervi dato qualche spunto per organizzare meglio il vostro viaggio. Adesso però continuiamo a visitare l'isola. Ragazzi, siccome sapete che Koh Kood ci sono un sacco di sandflies e se vi pungono per circa 2 settimane avete dei bubbozzi grossi così e poi creano un prurito pazzesco. In passato abbiamo provato tipo dei repellenti chimici, che tra l'altro fanno una puzza pazzesco. Questa volta però abbiamo provato qualcosa di più naturale, che l'altra volta eravamo scettici a provare, ed è l'olio di cocco 100% naturale. Io ero scettico, però adesso provandolo sono 4 giorni che effettivamente non si avvicinano. Non so se o è l'odore che le tiene lontane, oppure il fatto che è la pelle unta, loro non riescono a pungerti. Però effettivamente sembra funzionare, quindi se non volete usare i repellenti che sono tanto comunque chimici, potete comprare l'olio di cocco. Noi l'abbiamo trovato in un negoziato a 140 baht. C'è la controindicazione però. Ah, beh, ovviamente rimanete unti. Però è profumato. Adesso ci troviamo alle Klong Yaki Waterfall perché Koh Kood, oltre ad avere un mare e delle spiagge bellissime, ha anche un paio di cascate che vale la pena visitare.
Adesso ci troviamo verso la fine della stagione secca, quindi non c'è molta acqua, ma quella che c'è è abbastanza fresca. Quindi farsi un bagno qua per rinfrescarsi e nuotare circondati da questa natura è bellissimo, è davvero stupendo. Poi ragazzi, rimanere da soli in questi paesaggi supernaturali ormai è diventato un lusso, è diventato sempre più raro, quindi è bellissimo. Ne approfittiamo oggi. Ragazzi, oggi pranzo con questa vista, adesso ve la mostro meglio. Inoltre il pad thai ha un bellissimo aspetto, quindi buon appetito. Anche buono. Ragazzi, come avete capito, ormai noi siamo innamorati di Kokood e ne abbiamo avuto la conferma anche questa volta. È un posto speciale, davvero, è troppo bello. Anche se sta cambiando, perché abbiamo visto molte strutture che stanno nascendo, alcune si sono anche un po' abbandonate, alcune, ma tante strutture stanno nascendo, le strade che prima non erano asfaltate adesso lo sono, quindi sicuramente è un'isola che si sta sviluppando. Esatto, infatti quest'anno già abbiamo visto delle strade asfaltate che prima non lo erano, quindi comunque sta crescendo, stanno costruendo nuovi resort, nulla ancora di troppo invasivo dobbiamo dire, però sta crescendo, infatti anche parlando con i locali ci dicono che sta pian pianino cambiando. Il nostro augurio per questa isola è che comunque preservi sempre la sua naturalezza, infatti ogni tanto siamo un po', quando torniamo e vediamo qualche costruzione, un po' ci sentiamo tristi dentro perché sapete che viaggiando si ha sempre un posto di cui si è un po' gelosi e Kokood per noi è così, siamo un po' gelosi di quest'isola perché è bellissima. Sì. E speriamo appunto che è unica. Si sviluppi, ma si sviluppi in un modo sostenibile, non troppo invasivo. Ancora i 7-Eleven non sono arrivati sull'isola, però potrebbero arrivare nei prossimi anni, sembrerebbe di aver capito questa cosa qua. 3 anni fa, quando siamo arrivati qua per la prima volta, c'erano i cartelli in giro con su scritto no 7-Eleven, proprio perché, a quanto abbiamo capito, la popolazione locale aveva fatto una petizione di non volerli. Però forse le cose cambiano perché comunque sono quelli che hanno i soldi, quindi portano investimenti, fanno investimenti qua sull'isola e potrebbe cambiare nei prossimi anni. Però è ancora molto naturale, è ancora poco sviluppata come isola, non so se lo sapete ma è la quarta isola più grande della Thailandia e per essere in questa posizione è davvero super naturale, è tutta giungla ancora. È una gemma. Tra l'altro sapete che a Kokood non esiste una walking street, la nightlife è praticamente pari a zero. Infatti quest'isola qui è proprio bella per essere goduta per quello che è, quindi natura, spiagge, mare. Ma hanno costruito il primo night market che hanno aperto a novembre del 2022. Noi siamo andati l'altra sera, è molto tranquillo, forse c'erano 15 persone, però è nato il primo night market. Sì, molto tranquillo però, cioè grazioso come night market. Sì, lo trovate vicino a Klong Chau. E niente, quindi qualcosina sta cambiando, qualcosa si aggiunge, però qualcosa è stato anche tolto, perché appunto qualche ristorante che prima sapevamo essere aperto adesso è chiuso. Dei resort stanno per essere costruiti sempre su nuove spiagge, quindi sta cambiando ma ancora rimane molto bella e per niente sviluppata come magari appunto sono le altre isole più famose della Thailandia. Questa dove ci troviamo adesso ragazzi è la spiaggia di Klong Hin.
Potete accedere attraverso il resort ovviamente, ma è bellissima, è stupenda. Poi queste palme qua dietro, il mare qua è bellissimo. La natura appunto su quest'isola è bellissima e considerate che ancora non è possibile accedere alla parte est dell'isola, non ci sono strade che vi portano dall'altra parte. Ma poi la cosa bella di queste spiagge è che sono sempre semideserte, davvero non trovate più di 4 persone. Cioè guardate. Abbiamo tutto questo paradiso per noi. Questo mare stupendo. Guardate qua cosa c'è alle mie spalle. Incredibile. Capite perché Kokood è speciale? Insomma, noi siamo felicissimi di essere ritornati su quest'isola, che a noi davvero piace tanto, ormai l'amiamo quest'isola e speriamo di essere stati capaci di trasmettervi questa nostra sensazione. Sì, se non l'avete ancora fatto ricordatevi di metterci un like se il contenuto vi è piaciuto, perché dite a YouTube che appunto i nostri contenuti vi piacciono e quindi YouTube continua a spingerli ad altre persone e per noi è importantissimo. Esatto, e non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie, ciao! Sì, infatti ci avete scritto un sacco di messaggi chiedendoci... Sì, infatti... Ragazzi, noi siamo stati felicissimi di essere ritornati su quest'isola che noi ormai amiamo. No, devi dire altre cose. E il giorno dopo abbiamo preso la speedboat. Questo è Salvatore che si ferma in mezzo alla strada comunicando con gli uccelli. Troppo belli. Speriamo di esservi stati un po' d'aiuto. Basta con le mani perché c'hai sempre la mano qua davanti. Ok ragazzi. Adesso tutte e due.